Devi viaggiare in Italia e temi di restare bloccato così? Nessun problema. In questo video, infatti, vedremo tutte quelle parole ed espressioni utili da conoscere per viaggiare e prendere i mezzi di trasporto in Italia. Capolinea. Il capolinea è l'ultima fermata di un mezzo di trasporto. Vi serve chiaramente conoscere il capolinea, soprattutto se volete prendere ad esempio autobus cittadini, perché spesso le fermate sono sui due lati della strada. Una va in una direzione, l'altra va nell'altra direzione. Quindi conoscere il capolinea è fondamentale per capire da che lato dovete prendere il vostro autobus, perché il numero sarà lo stesso. È successo a me personalmente di prendere l'autobus verso il capolinea sbagliato. Piccola parentesi, esiste anche un'espressione idiomatica in italiano che è arrivare al capolinea e si utilizza per indicare la fine di qualcosa, un rapporto, un'amicizia, un'esperienza, una fase della vita o anche una situazione che non può più andare avanti. Non so, per esempio, dopo tanti litigi hanno capito che il loro rapporto era arrivato al capolinea. Non poteva più continuare. Ma il nostro video invece continua. Convalida. Cos'è la convalida? È l'azione necessaria per rendere valido, convalidare, il tuo biglietto di un autobus, un treno, azione che è sempre fondamentale fare prima di salire su un mezzo di trasporto. Qualche volta è possibile farlo anche sul mezzo. E qui sorge una domanda. Convalidare o obliterare il biglietto? I due verbi possono essere considerati sinonimi. Entrambi indicano infatti l'azione di rendere valido il tuo biglietto. Ma obliterare è più tecnico e tradizionale, usato spesso in riferimento a quelle macchinette tradizionali dove dovevi inserire il biglietto e questo veniva bucato. O lo si può anche utilizzare per esempio per le macchinette che si trovano molto spesso nelle stazioni italiane e che non bucano più il biglietto ma segnano, timbrano la data e l'ora in cui appunto hai convalidato il tuo biglietto. Invece convalidare è più generico e si utilizza un po' più oggigiorno sia con biglietti di carta che con biglietti elettronici o codice QR. Una cosa che, ahimè, probabilmente potreste vedere un po' spesso in Italia: linea o corsa soppressa, che significa cancellata, quindi significa che quella linea di autobus o solo quella corsa, quella determinata corsa, sono state cancellate e quindi dovrete cercare una soluzione alternativa o aspettare il mezzo successivo. Dal mondo dei treni è doveroso considerare due parole: binario e carrozza. La parola binario crea sempre un po' di confusione. Perché? Perché indica sia ciascuna delle due rotaie parallele che consentono il movimento del treno, ma binario è anche la piattaforma, il marciapiede dove si aspetta il treno, da cui poi si sale sul treno. Di conseguenza, se avete bisogno di chiedere a qualcuno dove dovete prendere il vostro treno, dovrete chiedere: mi scusi, da quale binario devo prendere il treno numero... Oppure, da quale binario devo prendere il treno per Roma? La carrozza, invece, è ciascuno dei vagoni
che compongono il treno. Infatti, se acquistate un biglietto di un treno in Italia, troverete sempre scritto carrozza numero 8, per esempio, posto 2A di solito. E c'è anche in ogni treno a lunga percorrenza la carrozza ristorante, dove potete prendere un caffè, degli snack, qualcosa da mangiare. Se volete saperne di più sul vocabolario specifico e relativo ai treni e alle stazioni in Italia, potete guardare il video dedicato proprio a loro, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece prendete un autobus, è importante conoscere la fermata a richiesta. È una fermata opzionale e quindi è necessario comunicare all'autista che avete intenzione di scendere lì, altrimenti non si fermerà. E di solito è possibile farlo su tutta la lunghezza dell'autobus attraverso un pulsante dove dovete comprare i biglietti. Ovviamente potete farlo sulle app, sui siti, oppure se andate nelle stazioni dalla biglietteria. La biglietteria tradizionale con le persone o la biglietteria automatica, se funziona. Li ho già un po' menzionati, però è importante chiarire che i verbi per indicare l'accesso e l'uscita dai mezzi di trasporto sono salire su, salire sull'autobus, salire sul treno, e scendere dall'autobus, scendere dal treno. Se invece guidate voi in Italia, è importante sapere che esistono le cosiddette ZTL, zone a traffico limitato. Zone che, come dice il termine stesso, limitano il traffico, quindi la circolazione in quelle strade, quindi bisogna sempre fare attenzione e vedere se è attiva o no. Se non è attiva potete passare, se è attiva no. Se state aspettando l'autobus alla fermata e passa un vostro amico italiano in auto e vi dice: dai, non ti preoccupare, vieni con me, ti porto io alla tua destinazione, quello che lui sta facendo è offrirvi un passaggio. Offrire, dare un passaggio, ricevere un passaggio. Non so, per esempio, questa mattina dovevo andare in ospedale e mia sorella mi ha dato un passaggio. Oppure ho ricevuto un passaggio da mia sorella. Da non confondere chiaramente con la corsa, che è il percorso in auto da un punto A alla tua destinazione, punto B, ma con un taxi, passaggio informale, persona che conosci, gratis, corsa formale a pagamento con un autista che non conosci, di solito un taxi. Attenzione a questa parola perché non tutti la conoscono. Navetta. La navetta. Cos'è la navetta? È di solito un autobus, ma molto più piccolo, quindi con molti meno posti, che fa delle corse molto definite, quindi sempre le stesse corse, senza fermate intermedie. Di solito si utilizza per esempio per gli aeroporti, per andare dalla stazione del treno all'aeroporto, dall'aeroporto allo stadio, quindi fa sempre lo stesso percorso definito. Se arrivi in Italia e decidi di guidare tu, chiaramente puoi farlo, ma in quel caso devi una macchina. Qual è il verbo per questo? Per indicare prendere una macchina che dopo devi restituire e utilizzarla per tutta la durata del tuo viaggio. Fammelo sapere
nei commenti. Continuiamo intanto. State guidando la vostra bella macchina in Italia e all'improvviso si accende una spia. È la spia della benzina. Avete bisogno di fare benzina. Dove andate? Alla stazione di benzina o distributore di carburante. Quindi delle aree dove trovate proprio le pompe di rifornimento. Mi raccomando a selezionare l'opzione necessaria per la vostra macchina, quindi diesel, GPL, benzina, metano, eccetera. Poi c'è l'area di pagamento, che di solito è una cassa interna oppure una colonnina self-service, quindi automatica. Qualche volta c'è anche un negozio, un bar e i servizi igienici. Importante, molti miei studenti non conoscono questa parola. Come si chiama ciascuna sezione in cui è suddivisa la strada, delimitate da strisce bianche? Ognuna di quelle si chiama corsia, la corsia. Mi raccomando a non guidare sulla corsia preferenziale. Quella è solo per autobus e taxi. Attenzione, dai sempre un'occhiata agli orari. Orari nei giorni feriali, quindi orario feriale, e orari nei giorni festivi, quindi orario festivo. Festivi sono i giorni di festa, quindi appunto occasioni particolari, Natale, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e così via. Feriali, invece, sono i giorni lavorativi della settimana. Attenzione però, perché molti si confondono, perché ferie è un sinonimo di vacanze. Andare in ferie significa andare in vacanza. E questo è vero, ma ricordate, i giorni feriali sono i giorni lavorativi della settimana. Se dovete fare un lungo spostamento in Italia, per esempio da Napoli a Milano, ci saranno 2 opzioni con i treni, e cioè un treno diretto, lo prendi a Napoli e arrivi direttamente a Milano, oppure l'opzione di treno con cambio, e significa che parti da Napoli, dovrai scendere in una città intermedia, ad esempio Roma, e lì dovrai cambiare treno, quindi salire su un altro treno che da Roma ti porterà a Milano. Il concetto è molto simile anche con gli aerei, però cambia il termine. Volo diretto oppure un volo con scalo. Dovrai prendere un primo volo per una città intermedia e da quella città dovrai prenderne un altro per la tua destinazione. Mi raccomando, se prendi i mezzi di trasporto pubblico in Italia, fai sempre il biglietto, perché potrebbe capitarti di incontrare il controllore. Nel trasporto pubblico, infatti, il controllore è la persona che controlla i biglietti su tram, treni, autobus, metropolitane. E se questa persona ti scopre senza biglietto, ricevi una multa. Per aerei e navi abbiamo l'imbarco, il momento in cui si sale a bordo. Infatti, negli aeroporti italiani dovete sempre controllare il numero della porta d'imbarco, il gate, del vostro aereo. Dove? Sui tabelloni delle partenze. Bene, queste erano tutte le parole più importanti da conoscere per muoversi e viaggiare in Italia, ma attenzione, non perdetevi un dialogo autentico in Italia, dove potrete vedere come utilizzare tutte queste parole in un contesto reale. Prima di lasciarvi al dialogo, vi ricordo che se invece volete conoscere tutto il vocabolario dei mezzi di trasporto in italiano, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che, come sempre, trovate qui in alto nella card e giù
in descrizione. Mi scusi? Questo autobus arriva in centro? Sì, ma dipende da dove devi andare esattamente. Qual è la sua destinazione? Vorrei arrivare in zona Piazza Venezia. Devo cambiare mezzo? Le conviene scendere a Termini e prendere la metro B fino a Colosseo. Poi può camminare. Il biglietto dell'autobus è valido anche per la metropolitana? Sì, è un biglietto integrato, vale 100 minuti dalla convalida. Devo convalidarlo prima di salire? Esattamente, trova la macchinetta gialla vicino alla fermata. In alternativa può obliterarlo a bordo, se l'autobus è attrezzato. E se dimentico di convalidarlo? Potrebbe ricevere una multa. I controllori sono piuttosto severi. Capisco. Oggi i mezzi sono regolari? Sì, per ora non ci sono scioperi. Viene sempre controllare sul sito ufficiale. Ultima domanda. Dove posso acquistare il biglietto? Alla biglietteria automatica oppure in edicola o in tabaccheria? La ringrazio molto per le informazioni. Si figuri, buon proseguimento e buona visita a Roma. Non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com, dove trovate tutte le altre lezioni di grammatica e di cultura italiana, e di seguire Lernamo su tutti i social e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciare un bel mi piace. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.